9 agosto del 1918, a poco più di un mese dalla fine della battaglia del Sustizio e oltre un anno dopo che aveva cominciato a lavorare alla realizzazione di questa impresa leggendaria, Gabriele D'Annunzio si accinge a raggiungere in volo Vienna con una squadriglia di 11 aeroplani per gettare sulle teste della popolazione civile volantini patriottici italiani e compiere un gesto estetico e simbolico per fiaccare il morale del nemico. Nella particolarissima guerra di Gabriele D'Annunzio, poi da abate, poi da soldato, il volo su Vienna è il capitolo principale. I suoi gesti che diventano gesta, avventure eroiche, non le improvvisa, le pensa, le medita, le programma, ma poi ci vogliono tutte le condizioni materiali perché si realizzi, e i permessi, e tutti i comandi devono essere d'accordo. Era un anno che ci provava. Ci sono 1000 chilometri di mezzo tra il campo d'aviazione di San Pelagio vicino a Padova, da dove partiranno e dove torneranno, e Vienna. E tecnicamente era un'impresa d'avanguardia, poco credibile, non solo. 700 dei 1000 chilometri sul terreno nemico, con la impossibilità quindi di scendere senza essere abbattuti o fatti prigionieri. Non solo, i comandi non glielo dicono, ma temono che se succede qualche cosa Gabriele D'Annunzio venga preso, catturato, e allora il grande gesto simbolico si rovescerebbe al negativo. Se l'Austria, se i nemici potessero impadronirsi di un personaggio così straordinariamente illustre per tutta l'Europa e il mondo. Dai, riesce a farsi dare tutti i permessi, ci prova anche Ugo Ietti, il giornalista del Corriere addetto al Comando Supremo alla propaganda. Anche lui vorrebbe volare su Vienna, ma lui dicono di no. Ad Annunzio non si può, assolutamente di no. È una munizione ideologica aggiuntiva di cui bisogna fare un uso oculato, ma un uso. Alle 5:50 di mattina, dal campo di aviazione di San Pelagio a Padova, partono 11 apparecchi. D'Annunzio è su un biposto con il pilota Nante Palli. Dopo il decollo, 3 velivoli ridiscendono per problemi tecnici. Più tardi, un altro, in avaria, è costretto ad atterrare oltre le linee nemiche. Il suo pilota, il tenente Giuseppe Sarti, prima della cattura incendia il velivolo per non farlo cadere in mano austriaca. Gli altri 9 aerei proseguono e dopo aver sorvolato 800 km sul territorio nemico, giungono nei cieli di Vienna alle 9:20. Da un'altitudine di 800 metri di quota, gli aviatori gettano ognuno 20 kg di manifestini sulla capitale asburgica, una pioggia di foglietti tricolori. Ne vengono lanciati 50.000 contenenti il testo, solo in italiano, di D'Annunzio. Sul vento di vittoria, che si leva dai fiumi della libertà, non siam venuti se non per la gioia dell'arditezza, non siam venuti se non per la prova di quel che potremmo osare e fare, quando vorremo, nell'ora che sceglieremo. Altri 350.000 riportano uno scritto del giornalista Ugo Ietti. Viennesi, imparate a conoscere gli italiani. Noi voliamo su Vienna. Potremmo lanciare bombe a tonnellate. Non vi lanciamo che un saluto a 3 colori. I 3 colori della libertà. Popolo di Vienna, pensa ai tuoi casi. Svegliati. Viva la libertà. Viva l'Italia. Viva l'intesa.
un successo straordinario di carattere mondiale. D'Annunzio era già D'Annunzio di suo. Qui hanno realizzato una cosa inaudita tecnicamente, e forse è stata una bella pensata quella di non buttare bombe, non solo dal punto di vista umanitario, ma anche dal punto di vista propagandistico. Tra quelli che commentano la cosa con applausi c'è addirittura il quotidiano dei socialisti austriaci, l'Arbeiter Zeitung, che dice: a noi D'Annunzio piace o non piace dal punto di vista letterario, ma dal punto di vista dell'uomo d'azione, chapeau. Meno di 3 mesi dopo, l'Italia sferra l'attacco decisivo per le sorti della guerra.